Ciao amici del bosco, in questo video prepariamo l'orto autunnale e vediamo alcune interessanti consociazioni che possiamo utilizzare nelle nostre aiuole. Quattro consociazioni che possiamo mettere in pratica in questo periodo, vediamo come farle e perché ci possono essere utili. Un po' di acquetta. Una delle colture più importanti in inverno nell'orto sono i cavoli. Li mettiamo a fine estate e ce li abbiamo nell'orto per tantissimi mesi, anche per tutto l'inverno, perché ci sono delle varietà come il cavolo nero che resistono benissimo al freddo, continuano a darci le loro foglie e quindi stanno lì per un sacco di tempo. Appena mettiamo i cavoli a terra però sono molto piccoli e ci metteranno del tempo per diventare delle grandi piante. Nel frattempo lì rimane un sacco di suolo scoperto. Noi lo possiamo pacciamare naturalmente, ma possiamo appunto valorizzarlo meglio mettendo contemporaneamente altre colture. La terra l'avevamo già preparata, è bella in tempera tra l'altro perché ci sono state delle piogge. Abbiamo messo una concimazione di fondo sempre con il nostro compost e io aggiungo una manciata di compost tanto per avere il terreno ancora più interessante nella buchetta. Ma non è una concimazione pesante, nella buchetta non si mette mai del letame per esempio. Questo è il cavolo nero, molto prezioso perché si conserva bene tutto l'inverno anche se dovessero arrivare le gelate. Abbiamo messo il cappuccio, un po' di cavolfiore e adesso concludiamo col cavolo nero. Prossimo passo, le semine delle piante che andiamo a consociare ai cavoli. Comincio dalla rucola, che è una pianta che cresce sempre bene, condivide con i cavoli diversi parassiti per cui farà anche da pianta trappola e a me darà un raccolto aggiuntivo. Inoltre nella terra, se ci saranno anche le radici della rucola, ci sarà più attività dei microrganismi che vivono nel suolo e quindi ne beneficeranno sicuramente anche i cavoli. In mezzo ai cavoli vado a trovare tutti quegli spazi che possono essere riempiti dalla rucola. Guardate, qui per esempio ce n'è tanto, qua, al centro. Posso fare tutta una serie di punti spot in cui crescerà la rucola. Qui ci sono i semi. I semi della rucola sono piccolini, guardate, ognuno può diventare una piantina. Leggera leggera, tanto per evitare veramente il compattamento quando pioverà. La terra è sofficissima perché l'avevamo passata con la grillinette, ci avevamo aggiunto il compost, quindi vado a mettere i semi praticamente in superficie, smuovo un po' perché si coprano. E dopo la semina ci sta bene un po' d'acquetta. Le consociazioni ci offrono tanti vantaggi. Intanto nella stessa aiuola possiamo riuscire a coltivare nello stesso periodo di tempo più piante e quindi avere un maggior numero di raccolti, ottimizziamo meglio lo spazio che abbiamo a disposizione. La rucola cresce rapidamente, quindi se la seminiamo ai piedi dei cavoli andrà a creare una vera e propria pacciamatura, anche lei viva, e nello stesso tempo andrà anche a limitare la crescita delle erbe spontanee. Tra l'altro la rucola è una pianta abbastanza aggressiva nei confronti delle altre piante, quindi le terrà a bada. Noi potremo iniziare a raccogliere le nostre foglioline di rucola molto presto perché crescono veloci e mano a mano appunto andare a prendere il nostro raccolto. I cavoli naturalmente cresceranno nel frattempo, ci sarà meno luce per le rucole ma a noi non interessa, il nostro raccolto l'abbiamo già preso, qualche piantina sopravviverà comunque e noi avremo sicuramente fino a primavera ancora qualche parte di rucola da raccogliere. Tra l'altro sono buone anche le infiorescenze. Tra l'altro la rucola condivide con i cavoli alcuni parassiti, ad esempio l'altica ma anche la cavolaia potrebbe mangiarsi della rucola, e quindi andiamo in qualche modo a difendere anche le nostre piante principali perché i parassiti andranno ad attaccare anche l'altra coltura. I cavoli quando li mettiamo a terra sono ancora piccolini e quindi abbiamo un sacco di spazio per consociare. Adesso qua in mezzo vado a mettere gli spinaci. Allargo la pacciamatura e ho la terra pronta per la semina. Gli spinaci sono un'altra verdurina che cresce molto velocemente e nell'arco di un paio di mesi ce la raccogliamo. Un'altra semina interessante d'autunno sono gli spinaci e anche gli spinaci li possiamo mettere accanto ai nostri cavoli.
Nel mio caso ho creato una linea centrale e ho fatto le mie semine. Anche gli spinaci crescono velocemente, noi possiamo fare il nostro raccolto e quando i cavoli saranno grandi gli spinaci li avremo appunto già mangiati. Se poi resta qualche piantina, restano le radici a terra, quelle non faranno altro che aiutare appunto la rigenerazione del suolo, manterranno tutto vivo e ci serviranno per avere una terra migliore in primavera. Una parte dei cavoli l'abbiamo consociata con gli spinaci, un'altra parte con la rucola. Tra l'altro la rucola che abbiamo seminato pochissimi giorni fa è già spuntata tutta, guarda che bella. Se in un'aiuola abbiamo più radici, anche il suolo si manterrà più vivo, quindi soprattutto nei mesi invernali che sono importantissimi per la rigenerazione del suolo, noi abbiamo radici attive che andranno a scambiare zuccheri con i microrganismi e a quindi aumentare il lavoro di decomposizione e di fertilizzazione del suolo. Molto importante, per far girare questo video dovete metterci un like, ci aiutate tantissimo. Facciamo una consociazione che secondo me vi stupirà un po', perché metterò insieme alle fave, che sono una semina che faccio tutti gli anni in autunno, il sovescio. Li metto insieme nella stessa aiuola. Fino a qui è lo stesso lavoro che faccio ogni anno. Preparo il terreno, si smuove la terra con la grillinette, con le fave non ho neppure aggiunto del terriccio perché la terra è già abbastanza ricca, poi le fave sono azotofissatrici, ma soprattutto ci vado a mettere altre piante e quindi saranno loro a riportare fertilità. Creo un solchetto semplice per avere agilità nel mettere giù le fave. Altra operazione molto semplice, metto le fave abbastanza ravvicinate l'una all'altra, anche perché probabilmente non spunteranno tutte. A questo punto di solito sarei andata a coprire le fave e avrei aspettato che spuntassero, poi avrei messo un pochino di pacciamatura giusto per difendere un po' il suolo e tutto l'inverno le fave spuntate sarebbero rimaste qui da sole o con un po' di erbe spontanee che sarebbero comunque rinate. Quest'anno faccio una cosa un po' diversa, vado a seminare nella stessa aiuola anche il sovescio. Un sovescio misto adatto al periodo invernale, poi vi dico esattamente cosa c'è in questo sovescio specifico, ma ognuno in base al proprio territorio può scegliere piante diverse. Queste piante spunteranno adesso che non fa ancora freddo come le fave e staranno a coprire con un tappeto verde. Quindi le mie fave in inverno non saranno più sole nell'aiuola esposte a tutti i venti, ma avranno intorno altre piante che potranno avere anche una funzione di difesa. Questa tecnica l'ho scoperta, diciamo, per caso, perché appunto l'anno scorso ho seminato le fave insieme al sovescio, avendo come focus principale però il sovescio, e ho scoperto che quelle fave sono venute molto meglio di quelle che avevo messo da sole. Quindi ho pensato, d'ora in poi le fave non saranno più da sole durante l'inverno. Questo mix di sovescio adatto al centro-nord, abbiamo segale, loietto, senape, rafano e facelia. Con il rastrello vado a coprire le mie fave e nel frattempo copro un po' anche il sovescio. Il sovescio è una coltura che si fa a perdere, ovvero la seminiamo ma non abbiamo nessuna intenzione di raccoglierla o raccogliere i suoi semi. Semplicemente la andiamo a sfalciare in genere in primavera, se l'abbiamo fatta appunto in autunno, per lasciare a terra la materia organica, per integrarla nel suolo e durante l'anno, durante la sua crescita, ha un'azione molto interessante sempre di attivazione del suolo e di protezione. Se lo seminiamo con le fave andremo a stimolare la terra e anche a proteggere la crescita delle fave, perché non saranno più sole nel campo e anche nei periodi più rigidi saranno protette. Adesso c'è un rischio, siccome oggi non dovrebbe piovere, le formiche potrebbero venire a raccogliersi tutti i semini più piccoli. Allora possiamo fare qualcosa per difenderci dalle formiche, ovvero dare da mangiare anche a loro. Potremmo dare per esempio del vecchio riso, magari abbiamo in dispensa del riso un po' invecchiato e ne sacrifichiamo qualche manciata. Potrebbero essere interessate ai chicchi di riso e lasciare gli altri semini a posto. Nel mio caso ci vado a mettere un po' di farro, stessa cosa, era un farro in dispensa
lo vado ad aggiungere. Se poi per caso spunta, sarà soltanto un elemento in più nel mio sovescio, comunque utilissimo. Questo tipo di consociazione richiede una maggiore gestione, ovvero in primavera, quando partirà la crescita sia delle fave ma anche del sovescio, potrebbe accadere che le piante di supporto crescano troppo e quindi vadano a fare ombra alle fave. Noi in questo caso possiamo intervenire con un falcetto, andando proprio ad abbassare quelle piante senza danneggiare naturalmente le piante delle fave. Quindi è un intervento di precisione, lo possiamo fare solo se stiamo parlando di un orto di limitate dimensioni. Questo taglio si può fare più volte se necessario e andremo sempre a riattivare la vitalità delle piante e delle loro radici, quindi andiamo anche a stimolare la crescita delle fave. Attenzione, non seminate nel vostro sovescio anche il favino, altrimenti avrete due piante troppo simili e a quel punto non ci capirete più niente. Una coltura che si presta per fare consociazioni sono le insalate di diverso tipo, sia le cicorie che le lattughe si prestano a questo e possiamo trapiantare le nostre piccole piantine vicino per esempio ai cavoli, come abbiamo già visto per le altre piante, ma anche vicino ai finocchi. La quarta consociazione che possiamo fare nell'orto d'autunno è quella con l'insalata. L'insalata praticamente va bene su tutto, è veramente un passepartout. Nel mio caso abbiamo della Indivia scarola che vado a mettere insieme al finocchio, ma poteva andare anche questa in mezzo ai cavoli. Stessa caratteristica, lei va a crescere molto più rapidamente, non teme tra l'altro l'insalata un po' d'ombra, anzi può anche gradirla, quindi ci andrà a fare da tappezzante. Mano a mano che poi la nostra pianta principale, che può essere appunto il finocchio o il cavolo, crescono, arriverà il momento della raccolta e quindi potremo portarci a casa la nostra insalata che non darà nessun fastidio al resto della coltivazione. Le insalate coprono completamente il suolo, è vero che dopo un po' le andremo a raccogliere, quindi questo effetto ce lo perderemo, ma fino a che ce le abbiamo e quindi probabilmente nelle piogge di autunno saranno ancora lì, vanno a fare veramente un effetto di protezione del suolo anche contro la pioggia battente. Con le consociazioni e quindi tenendo l'aiuola ben coperta andiamo anche ad affrontare il problema delle erbe spontanee. Se queste crescono un po' troppo, noi abbiamo poi dei problemi di contenimento. Invece, se facciamo sì che ci siano tante piante coltivate, limitiamo anche la loro crescita. Con le consociazioni, anche se abbiamo un orto piccolo, possiamo riuscire a produrre veramente tanto. Fatemi sapere le vostre consociazioni, come state abbinando gli ortaggi nelle vostre aiuole. E grazie di aver visto questo video. Leggerò i vostri commenti, risponderò ai vostri commenti e ci vediamo al prossimo. Ciao! E incoraggiamo subito i nostri semini a germogliare, una bella annaffiata. Perché siamo di passaggio, come lodrighi nella terra, che si nasce e poi si muore, come alberi nel bosco.